Mi scrive un uomo di 48 anni che da poco ha iniziato a vivere la sessualità di coppia e ha iniziato quindi a lamentare anche di un problema primario ma che non si era mai presentato prima, cioè una difficoltà a raggiungere l'orgasmo all'interno di un rapporto sessuale a due. In questo senso quindi mi racconta anche nella domanda un po' della sua storia rispetto alla sessualità, cioè questa persona quindi ha 48 anni, ha scoperto il proprio orientamento sessuale verso i 33 anni e quando ha scoperto poi di essere omosessuale ha iniziato a vivere la sessualità in maniera molto individuale, senza coinvolgere mai le persone da cui era attratto e senza rivelare mai i propri sentimenti alle persone, agli uomini di cui era innamorato. Così facendo quindi ha portato avanti questo modo di vivere la propria sessualità individualmente, masturbandosi magari con video o immagini comunque o pensate o viste nella pornografia, e soltanto recentemente ha conosciuto un uomo in una chat da cui poi è nata una relazione di coppia in cui si dice di essere particolarmente soddisfatto di quanto è attratto dall'altra persona e di come si stanno conoscendo e si stanno trovando bene, ma nella sessualità si è presentato questo problema, cioè piacevole, ma a un certo punto poi non riuscivo a innescare l'orgasmo come riesco all'interno dei momenti di masturbazione. Anzi, mi dice, anche quando penso a quest'uomo ho un po' di difficoltà poi a raggiungere l'orgasmo, mentre immagino invece in altre situazioni quando si masturba da solo visionando del materiale pornografico, in quei contesti invece immagino, non me lo scrive nella domanda, riesca a raggiungere l'orgasmo in maniera soddisfacente. Quindi da qui mi chiede cosa sta succedendo? C'è rimedio? Iniziamo quindi a mettere un po' i puntini su i, a chiarire un attimo qual è il problema. Si sta parlando quindi di un problema di eiaculazione ritardata o impossibile, che è un problema primario, cioè c'è sempre stato, anche se si manifesta adesso, visto che adesso ci sono i primi contatti con la sessualità, a prescindere dall'età, e situazionale, cioè è un problema che si presenta soltanto in un contesto relazionale, mentre quando è da solo ci sono delle difficoltà comunque per lui a raggiungere l'orgasmo sempre pensando a questa persona, ma quando è da solo lui riesce a raggiungere l'orgasmo. Quindi è situazionale, nel senso anche che il suo corpo non ha un problema meccanico, il suo corpo riesce a vivere tutto il ciclo di risposta sessuale in maniera soddisfacente e piacevole, ma è un qualcosa in più che si innesca in una situazione ed è un qualcosa di emotivo che produce quindi il sintomo della sessualità. Per capire quindi di cosa si tratta, la prima cosa da chiarire è che il corpo non ha un problema in tutto questo. Il corpo sta bene. C'è un qualcosa del suo approccio alla sessualità che invece non funziona. E il suo approccio alla sessualità è appunto quello che purtroppo ha portato alla situazione attuale, ma è quello di cui forse lei ha più difficoltà a rendersene conto, visto che ha vissuto la sessualità in maniera, e tutto il tema comunque del benessere sessuale in maniera molto autonoma, molto individuale, senza confrontarsi. C'è una cosa che succede spesso quando ci isoliamo un po' dal resto del mondo, cioè a volte si crea un meccanismo che possiamo definire anche di fusione tra il nostro punto di vista, quello che pensiamo, e il mondo che ci circonda, la realtà. Cioè a volte quando siamo da soli e iniziamo a vedere le cose da un certo punto di vista, a pensare le cose in un certo modo, finisce che nel tempo, è una cosa che facciamo tutti, iniziamo a convincerci che quello sia l'unico modo con cui le cose possono essere viste, che la realtà non sia quella che io sto interpretando in qualche modo, ma che la realtà sia quella che io sto pensando. È così, punto. Diventa scolpito nella pietra in un modo tale che a un certo punto non me ne accorgo neanche più che quello sia il mio punto di vista. E questo a volte crea dei problemi dove non sappiamo da che parte girarci per risolverli, perché non sappiamo come risolverli, come affrontarli. Questo è un argomento su cui quindi probabilmente confrontarsi con un sessuologo per lavorare su questa difficoltà sessuale sarebbe fondamentale. Allo stesso tempo provo a dare uno spunto di riflessione per magari iniziare a lavorarci un po' autonomamente, così che anche quando eventualmente, se servirà, contatterà un sessuologo per lavorare su questo, magari avrà già fatto qualche passo nella direzione utile. Cioè, lei mi scrive poi per un problema relativo a un disturbo dell'orgasmo, ma questo problema sottende tutto un modo di pensare alla sessualità che non nasce oggi. Come dicevo prima, c'è tutta una storia dietro di un modo molto autonomo e molto solitario di vivere il sesso. E se andiamo a guardare tutto il modo in cui non veniva
fatto outing, ma non soltanto a livello di orientamento, come spesso si intende l'outing, ma proprio outing a livello di sentimenti. Quando lei non diceva agli uomini di cui era innamorato che provava qualcosa per loro, lei lì si è danneggiato enormemente. Ha creato tutto un contesto in cui per 15 anni si è negato la possibilità di fare esperienza, di vivere la sessualità, di vivere il piacere della sessualità e delle relazioni di coppia, che è un danno enorme, che adesso fortunatamente sta iniziando a risolvere, ma che già quello era un ottimo motivo per contattare un sessuologo o uno psicoterapeuta per ragionare sugli aspetti della relazione di coppia che non funzionavano, cioè in quel caso gli aspetti che impedivano che una relazione di coppia iniziasse. Quello forse è già un modo di ragionare inefficace, perché le toglieva l'occasione di sperimentarsi con persone che magari in alcuni casi non sarebbero state interessate a una relazione con lei, in altri casi magari invece sì. E in questo senso quindi io ho il dubbio che forse si stia parlando di un modo in cui potrebbe essere così oppure no, ma infatti è appunto per questo che poi in psicoterapia si collabora, no? Per ragionare sulle ipotesi. Ho il dubbio che forse l'argomento su cui andare a indagare sia in un modo in cui lei interpreta la mascolinità. È possibile che forse l'uomo in questo senso sia visto da un lato sessualmente desiderabile e dall'altro questo aspetto sia anche collegato ad alcune qualità che lei ritiene anche pericolose. E questi due argomenti, nel modo in cui lei forse vive il rapporto con la sessualità, sembrano essere fusi e totalmente sovrapponibili, mentre è tanto importante provare a capire meglio il modo in cui lei vive come pericolosi gli uomini con cui non si esponeva dichiarando il proprio amore e cercare forse di partire da lì per iniziare a coltivare un rapporto più sano con la sessualità, con se stesso e con il sesso nella relazione di coppia, che è un contesto dove poi il suo corpo manifesta quello che è tutto un modo di ragionare che crea un'emotività tale che fa sì che poi il corpo non riesca a fare quello che altrimenti sa fare benissimo, cioè dare la possibilità di vivere il sesso con piacevolezza per se stesso e per il suo partner. In questo senso quindi oggi sta facendo un'ottima cosa, sta chiedendo aiuto su questo. Questo argomento poteva essere un qualcosa su cui chiedere aiuto già parecchi anni fa, ma allo stesso tempo è un qualcosa su cui appunto serve ragionare in modo strutturale su tutto quello che c'è dietro al vedere la sessualità e all'immaginare la sessualità con un'altra persona. In questo comunque oggi ha iniziato a muovere un primo passo fondamentale, chiedendo aiuto e quindi mettendo davanti in cantiere la possibilità di migliorare nella sessualità e nelle vite di coppia.